Un po' di tempo fa stavo scorrendo nei Reels di Instagram e mi è capitata una pubblicità di una fantomatica manifestazione chiamata Enhanced Games, che per farla breve sarebbero una sorta di giochi olimpici in cui però è consentito doparsi. E questa cosa mi sembrava talmente irreale che l'ho presa per fake, l'ho presa per una notizia falsa, per fare un po' di scandalo e basta. Però mi sono informato a riguardo e purtroppo questa cosa si è scoperta vera. Esiste questa manifestazione, o perlomeno esisterà, e quindi scopriamo qualcosa in più riguardo questa manifestazione scandalosa, secondo me vergognosa soprattutto, e capiamo un pochettino che cosa sarebbe. Per capire che cosa sono gli Enhanced Games dobbiamo tornare al 2022 e dobbiamo conoscere Aaron da Souza, Aaron chiamiamolo, comunque il nome ve lo metto a schermo, che è un imprenditore australiano dalla grande forza mediatica, dal grande carisma, fondatore di Sargon, ovvero una ditta tecnologica da 52 miliardi di valore e che opera in Asia. Ha fondato anche un giornale di giurisprudenza e nel 2014 è stato inserito nella lista degli uomini più influenti di tutta l'Australia. Aaron si è sempre interessato allo sport, anche quando frequentava l'università di Oxford ha praticato rugby, però nel corso del tempo è maturata in lui l'idea che il Comitato Olimpico Internazionale sia composto da una massa di corrotti, sia una cosa quasi contro lo sport, e che la VADA, ovvero l'Agenzia Mondiale Antidoping, sia una sorta di polizia antiscientifica tenuta al guinzaglio proprio dal Comitato Olimpico Internazionale. A questo uniamoci il fatto che secondo Aaron la scienza è importantissima e che secondo lui l'uomo dovrebbe sempre essere libero di fare ciò che vuole, soprattutto per quanto riguarda le scelte inerenti al proprio corpo. Inoltre nel corso del tempo è maturata in lui anche l'idea che lo sport è qualcosa di corrotto in generale, che non esiste uno sport in tutto il mondo che sia veramente pulito dall'antidoping, e secondo lui almeno la metà di tutti gli atleti forti del mondo si dopa. E così arriviamo proprio al 2022 in cui Aaron, intanto che era in una palestra a Miami, ha una sorta di realizzazione mistica, perché notando in giro intorno a lui vede che tutti quasi fanno uso di steroidi, fanno uso di sostanze per migliorare i propri muscoli, per sembrare più belli, e che se ne sbattono altamente delle possibili conseguenze sulla salute. E quindi lui proprio matura l'idea del: ma se in una palestra nessuno ti dice che non devi prendere steroidi e che tutti effettivamente li prendono, perché non può essere così anche nel resto del mondo sportivo? Cioè qua intorno tutte persone adulte, tutte che fanno uso di steroidi, e chiunque dovrebbe essere libero di fare le proprie scelte e di assumere quello che vuole. Ed ecco che da questa malsana idea nasce la volontà di creare la manifestazione sportiva in cui si è totalmente liberi di poter barare come si vuole. E quindi via libera a qualsiasi uso di doping, via libera ai super costumi nel nuoto per esempio, via libera a qualsiasi tipo di scarpe chiodate senza dover stare lì a controllare quante piastre in carbonio ci sono, l'altezza delle suole e quant'altro. Aaron Souza nel giro di breve tempo tra l'altro trova anche importanti investitori che vogliono investire in questo progetto, in cui credono in questi Enhanced Games, tra cui addirittura Peter Thiel, il cofondatore di PayPal, e anche Balaji Srinivasan, miliardario e cofondatore di Counselly, ovvero una società che fa test genetici. E quindi capite che i fondi e gli investitori non mancano di certo agli Enhanced Games. Non è una cosa nata tanto per fare. Passa un annetto e arriviamo a giugno del 2023, quando effettivamente vengono annunciati al mondo questi Enhanced Games, in cui è praticamente permesso barare in qualsiasi modo possibile e immaginabile, e che si svolgerà in una sorta di test event, una sorta di prova generale di questo evento alla fine del 2024, in una data e in una sede ancora da stabilirsi, anche se si pensa che possa essere nel sud degli Stati Uniti. E poi la volontà di creare qualcosa di grande proprio a livello di giochi olimpici nel 2025, e poi non si sa se ci sono eventuali piani di farla diventare una manifestazione annuale, una manifestazione quadriennale, biennale o qualsiasi altra cosa abbiano in mente, anche perché probabilmente devono vedere come vanno queste prime edizioni. Però resta il fatto che è comunque una manifestazione non creata una tantum, ma è un'idea, è un progetto che vuole durare negli anni, essere ripetitiva negli anni, e vuole essere proprio una competitor, vuole proprio mettersi a paragone dei giochi olimpici, vuole essere la più grande manifestazione sportiva di tutti i tempi. Di tutti gli aspetti inerenti al permettere il doping ne parliamo nella seconda parte di video. Adesso però parliamo dell'unico, effettivamente unico aspetto positivo degli Enhanced Games, perché va bene che è una stupidata pazzesca come manifestazione, ma ha anche degli aspetti positivi, non demonizziamo tutto, perché l'unico aspetto veramente positivo di questa manifestazione è quello finanziario, perché la volontà è
quella di pagare tutti gli atleti partecipanti e non soltanto i primi classificati. Cioè nel momento in cui te vai agli Enhanced Games ricevi un pagamento che non è ancora stato quantificato, però comunque l'idea è proprio del ti sei impegnato per essere qui, allora meriti di essere ricompensato, anche se poi magari fai schifo durante la manifestazione. Ed inoltre i premi dei vincitori dovrebbero essere veramente enormi. Nella pagina che descrive questa cosa all'interno del sito ufficiale c'è scritto che i premi saranno i più grandi mai visti per quanto riguarda i vincitori, e nella stessa pagina mettono anche a comparazione i premi di Wimbledon, in cui appunto il vincitore di questa manifestazione di tennis riceve quasi 2 milioni e mezzo di dollari, quindi fanno quasi presumere che i premi dei vincitori dovrebbero essere superiori ai 2 milioni e mezzo di dollari, e poi ovviamente dovrebbero essere superiori anche a quanto viene dato dal comitato olimpico statunitense a chi vince l'oro ai giochi olimpici, che è di 37.500 dollari, e vi aggiungo io, che non c'è scritto nella pagina della manifestazione, se non mi ricordo male in Italia un oro olimpico riceve 100.000 dollari, cioè euro, non dollari, e in realtà non mi stupirei neanche se effettivamente il vincitore degli Enhanced Game venisse dato più di 2 milioni e mezzo di dollari, visto che, come abbiamo visto prima, i soldi di chi investe in questa manifestazione non mancano di certo, dato che parliamo di miliardari e non milionari. Comunque a metà anno del 2024 dovrebbero essere annunciati effettivamente i veri e propri premi. Inoltre, sempre sul piano finanziario, la cosa positiva in teoria di questi Enhanced Games è il fatto che, nonostante vogliono diventare la più grande manifestazione sportiva di tutti i tempi, vogliono comunque riutilizzare delle strutture già esistenti. Non vogliono diventare come i giochi olimpici veri e propri, in cui normalmente negli ultimi 20 anni più o meno la differenza tra il budget previsto inizialmente dei giochi olimpici e quello che effettivamente sono costati i giochi olimpici è superiore del 250%, quindi con costi veramente sempre esorbitanti per realizzare i giochi olimpici. Poi per quanto riguarda gli sport che saranno effettivamente all'interno degli Enhanced Games, attualmente ne sono previsti 5: l'atletica, il nuoto, la ginnastica, il sollevamento pesi e alcuni sport da combattimento che devono essere ancora annunciati. Ci sono solo questi sport perché, a detta proprio di Aaron Sousa, a nessuno interessa il curling, il bob o la breakdance, e quindi tanto vale dare agli spettatori soltanto quello che vogliono effettivamente vedere. Passiamo per ora alla questione vera e propria, quella che fa discutere degli Enhanced Games, ovvero il fatto di consentire di doparsi. E partiamo dal fatto che per gli Enhanced Games il doping non esiste, non si parla mai apertamente di doping, ma si parla di miglioratori delle performance, e che per loro i record mondiali dovrebbero essere distinti in due categorie: quelli natural, che banalmente sono quelli della World Athletics se vogliamo fare l'esempio dell'atletica, e in quelli enhanced, ovvero quelli con uso di sostanze migliorative delle prestazioni, perché appunto non è consentito solo il doping, ma è consentito anche l'uso di strumenti che normalmente non vengono permessi dalle federazioni internazionali. Cioè banalmente una superficie della pista di atletica fatta in diverso modo, che magari non è omologata per i campionati mondiali di atletica, oppure magari delle scarpe con non una piastra in fibra di carbonio ma due, che ovviamente danno un miglioramento aggiuntivo delle prestazioni. Ovviamente una delle primissime critiche fatte agli Enhanced Games riguarda l'uso del doping, perché può comportare un rischio della salute. Però Aaron non vuole assolutamente lasciare punti in ombra e risponde anche a questo, perché a detta sua gli Enhanced Games saranno la manifestazione sportiva più sicura di tutti i tempi per quanto riguarda la salute degli atleti, nonostante sia permesso effettivamente doparsi, perché prima di partecipare agli Enhanced Games verranno comunque fatti dei test medici a ogni atleta, non per cercare le sostanze dopanti, perché possono fare quello che vogliono, ma per controllare lo stato di salute dell'atleta, per vedere che non abbia dei rischi a gareggiare. Anche perché secondo lui i controlli fatti dall'Agenzia Mondiale Antidoping non sono per stabilire lo stato di salute dell'atleta, per assicurarsi che l'atleta sia in salute, ma solo per una questione di avere gli atleti tutti allo stesso piano. Come se non bastasse, gli Enhanced Games provano anche a celebrare l'illustre storia del doping, o meglio dei miglioratori della performance, con una striscia del tempo in cui fanno vedere che nelle tribù messicane usavano il peyote prima di fare delle gare di corsa, passando anche attraverso gli stimolanti e gli allucinogeni presi dai gladiatori romani,
grazie tante, dovevano combattere, almeno se pensi di combattere contro un drago e non con un essere umano, magari sei più propenso ad accoltellarlo. Arrivando poi in tempi più moderni con la scoperta degli steroidi e celebrando la Germania dell'Est che grazie al doping di Stato riusciva a dominare le panorama dei giochi olimpici e degli sport mondiali. E infine questa striscia del tempo si conclude proprio con la nascita degli Enhanced Games e con la dicitura del il ritorno della scienza all'interno dello sport. Così adesso avete una panoramica generale di quelli che sono gli Enhanced Game, di quelli che vorrebbero essere. Però vediamo anche le reazioni del mondo sportivo, perché una roba del genere non lascia indifferenti e tutto il mondo sportivo ha reagito nel modo più duro possibile, giustamente. Il Comitato Olimpico Internazionale ha detto che un'idea del genere neanche merita risposta, proprio classificandola come una cosa talmente insulsa che non merita neanche di essere commentata, mentre praticamente tutti i comitati olimpici delle varie nazioni del mondo si sono scagliati contro gli Enhanced Games, dichiarandoli anche pericolosi da un punto di vista della salute. Il CEO dell'agenzia statunitense antidoping ha detto che questo è uno show per pagliacci e che non è un vero sport, e il presidente della World Athletics Sebastian Coe ha dichiarato che nessuno all'interno del mondo dell'atletica li prenderà seriamente, cioè chiunque sia dentro al mondo dello sport non prenderà mai seriamente gli Enhanced Games. Potrei andare avanti per decine di minuti a dire tutti gli insulti che si sono beccati gli Enhanced Games, a cui mi aggregherei anch'io tra l'altro, però principalmente sono due le critiche: i rischi per la salute e l'etica. Per i rischi della salute Aaron la fa semplice, dice facciamo dei test per la salute prima che gareggino e poi siamo belli che tranquilli. Però questo in realtà non significa che gli atleti poi siano effettivamente in salute. Magari uno si bomba come una bestia e in quel momento per i prossimi anche 2-3 anni non ha assolutamente niente, sta veramente da Dio. Però magari nel corso del tempo aumentano i rischi di sviluppare determinate patologie, aumentano magari i rischi di avere un infarto. Cioè tante cose l'Agenzia Mondiale Antidoping le vieta perché sono pericolose. Cioè banalmente la concentrazione di globuli rossi nel sangue, detto ematocrito, ha un limite oltre il quale non si può gareggiare. Però ci sono metodi naturali, metodi sicuri e legali per aumentare la concentrazione di globuli rossi. Banalmente basta andare a fare per un mesetto circa allenamenti in altura. Tuttavia esiste un limite massimo oltre il quale l'ematocrito non può salire, perché dopodiché aumentano i rischi per la salute, aumenta il rischio di avere problemi cardiaci. Però nel momento in cui togli questi limiti, un atleta può anche dire vabbè, perché devo avere un ematocrito a 52? A questo punto posso aumentarlo quanto voglio, portiamolo a 56, portiamolo a 58, il che comporta anche un miglioramento nelle prestazioni di resistenza, però aumenta anche il rischio di rimanerci secco. Poi magari uno ha un ematocrito altissimo, non ha nessun problema e vive una vita lunga in salute vincendo tutto, però il rischio che gli succeda qualcosa aumenta esponenzialmente. Viene fissato un limite proprio per evitare che i rischi diventino troppo grandi. E quindi a quel punto come si comportano gli Enhanced Games? Mettono un limite proprio per salvaguardare la salute di un atleta? Oppure dicono il corpo è tuo, puoi fare quello che vuoi e quindi se uno ci rimane secco cavoli suoi. E quindi questo discorso può essere anche ampliato a diverse altre cose, cioè puoi assumere sostanze dopanti che magari nel tempo creano problemi, magari non hai assolutamente nessun problema adesso, ma tra 10 anni per tutte le robe che sono state assunte si possono avere dei problemi grossi sulla salute. E questo l'hanno detto praticamente tutti, non è che si è inventato una persona a dire no guardate che quella roba è pericolosa, cioè fior di scienziati sono d'accordo su questa cosa. E poi mettiamo caso che questa manifestazione prenda veramente piede, mettiamo caso che tra 10 anni sia effettivamente uno dei più grandi eventi sportivi di tutto il mondo e tutti che vogliano partecipare. A quel punto cosa fai? Metti dei minimi? Cioè in qualche modo si dovrebbe limitare la partecipazione, perché non puoi avere una manifestazione di atletica con 15.000 persone, per dire. A quel punto metti dei minimi e a quel punto qualcuno può pensare vabbè, non ho limitazioni, io mi faccio un cocktail mega potente di tutte le sostanze dopanti, spero che il bilanciamento sia fatto bene e che se mi va bene vado agli Enhanced Games, però sono pronto a correre il rischio di sviluppare patologie, di avere rischi per la salute. E quindi altro che la manifestazione più sicura di sempre, gli Enhanced Games hanno tutte le potenzialità per essere la più pericolosa di sempre dal punto di vista della salute. E poi c'è il punto di vista etico, cioè l'insieme dei valori di una determinata cosa. Che valori potrà mai avere una manifestazione in cui è letteralmente consentito barare? Cos'è che c'è di buono nel vedere un atleta che lancia, corre e salta e che sai che ha passato magari più tempo a fare cocktail di farmaci
piuttosto che ad allenarsi. Che cosa potrà mai lasciarmi dentro una manifestazione in cui chi vince magari è quello che è riuscito a star meno male degli altri assumendo più roba? Che poi ammettiamolo, lo scopo ultimo di uno sportivo è vincere, è migliorarsi. Però non è l'unico scopo. Uno fa sport anche per stare in salute mentalmente, per avere un qualcosa in cui l'impegno venga ripagato, per stare in salute fisica e per tanti altri motivi per cui sono nati i valori dello sport. E nulla di tutto questo può essere raggiunto con un doping libero, con il consentire a tutti di barare. Cioè, dal mio punto di vista, chiunque dovesse vincere, dovesse migliorarsi dopandosi, guardandosi allo specchio dovrebbe sentirsi sporco e fallito. E poi questo è il discorso per chi si dopa cercando di migliorare le prestazioni. Poi esiste tutta una classe di atleti dopati che magari assumono un integratore, assumono un qualcosa che non sapevano neanche che fosse nell'elenco delle sostanze proibite. Quelli sono casi particolari. Un po' per concludere il tutto, secondo me questa manifestazione, come hanno detto diversi atleti, diverse istituzioni, non è sport. E qui ci aggiungo io, dovrebbe essere una manifestazione di intrattenimento, non sportiva, perché questi Enhanced Games non sono compatibili con lo sport secondo me, ma sono spettacolo puro, come per esempio la WWE nel wrestling, per dire John Cena, The Rock, non erano sportivi all'interno del wrestling, erano degli attori, perché la WWE non è sport, ma è proprio World Wrestling Entertainment, cioè proprio intrattenimento puro. E lì hanno avuto l'onestà intellettuale di definirsi un qualcosa di intrattenimento. E quindi se un wrestler dovesse doparsi, nessuno si scandalizza, proprio perché non è sport. E secondo me stessa cosa dovrebbero essere gli Enhanced Games. Cioè quello che fa triggerare la gente è il fatto di dichiararsi sport. Perché il problema è proprio che si vantano di essere una manifestazione sportiva quando in realtà di sport hanno ben poco. E però ho paura che effettivamente questa manifestazione non sarà un mero fuoco di paglia, ma che possa effettivamente realmente prendere piede. Cioè dietro di essa ha degli investitori veramente grossi, parliamo di gente miliardaria, c'è una struttura organizzativa mica da ridere dietro questi Enhanced Games. E poi grazie a tutte le cose che sono permesse al loro interno potremmo avere anche dei risultati che dal punto di vista meramente del risultato sono eccezionali. Cioè perché in realtà vedere un atleta che ti corre in 9,40 i 100, ti salta a 9 metri nel saltillungo, ti scaglia il peso a 26 metri, cioè a vedere solo quella cosa lì è bello, cioè veramente spettacolare. Poi se uno sa cosa c'è dietro, tutta la questione del doping e robe varie, magari gli viene un po' vomitino, però a livello solo visivo è tanta roba. Quindi non resta effettivamente vedere cosa succederà agli Enhanced Games, perché secondo me si svolgeranno, data anche la grande struttura organizzativa che c'è dietro, e il problema è che hanno il potenziale di diventare qualcosa di molto molto pericoloso nel mondo dello sport, anche se effettivamente la speranza è che vadano a scomparire molto velocemente. Niente, con questo ho concluso. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa obbrobriosa manifestazione, se ne avevate già sentito parlare, se sapevate già tutto, oppure se vi ho un po' fatto conoscere qualcosa di nuovo. Mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, che mi supportate un pochettino, mi aiutate anche a crescere in questo progetto. E niente, buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!